qual è secondo voi il vantaggio per un'azienda per esperienze di questo tipo? L'esperienza che abbiamo avuto nel corso di quest'anno è stata molto positiva. Abbiamo trovato una persona formata sotto il profilo professionale e quindi con delle capacità già ben definite. Il percorso che ha fatto con noi è stato dedicato al mondo dell'ospitalità, quindi all'accoglienza, con risultati molto positivi, sia di crescita personale e professionale all'interno dell'azienda, sia di un suo apporto all'interno dell'azienda di una ventata di novità e di freschezza. Bene. E quindi secondo lei esperienze di questo genere sono utili in generale per le aziende? Credo che le esperienze siano molto utili e spero che le aziende ne approfittino e colgano tutte queste esperienze e tutte queste opportunità con un obiettivo principale, non quello di risparmiare sui costi. Non è questo l'obiettivo dell'azienda, in modo particolare non è l'obiettivo di Fontana Fredda. Noi non accogliamo nessuno in stage o in tirocinio per risparmiare dei soldi, ma investiamo sulle risorse cercando di far sì che loro portino a casa qualcosa nel corso dello stage. Ecco, perché l'obiettivo di questo tipo di contratto è che i ragazzi contemporaneamente continuino a frequentare un'agenzia formativa, quindi a studiare e fare un'esperienza di apprendimento sul lavoro. Ecco, questo è il punto centrale. Secondo lei sul lavoro oggi si può imparare? In che modo un ambiente di lavoro può diventare un ambiente, diciamo, in cui si cresce, si impara? Ci sono delle cose particolari, delle attenzioni particolari? Come avete fatto voi? Il ruolo molto importante è del tutor di riferimento, sia del tutor aziendale sia del tutor di riferimento scolastico. Il binomio di queste due risorse che lavorano insieme e cercano di far sì che la persona abbia l'accortezza di coniugare quanto conosce a scuola con il mondo del lavoro è molto importante. Spesso vediamo delle risorse che arrivano dal mondo della scuola molto impreparate, senza conoscenze. L'abbinare queste due soluzioni fa sì che alla fine del percorso scolastico ci sia un risultato molto più positivo. Ecco, secondo lei quali sono gli aspetti, diciamo, delle competenze che si imparano di più sul lavoro, quelle che si imparano meglio a scuola, viceversa? Senza dubbio sul mondo del lavoro si imparano il mondo delle relazioni. Oggi il mondo delle relazioni è molto importante, spesso è molto più importante che saper fare bene il proprio lavoro e approcciarsi nel modo corretto fa sì che si ottengano sempre dei risultati positivi anche nell'attività che uno svolge. Ecco, il ruolo del tutor, mi diceva, ci sembra uno dei punti fondamentali. Ecco, cosa fa il vostro tutor? Segue, osserva, accompagna, suggerisce? Perché per esempio il ragazzo questa mattina ci diceva che si è sentito molto responsabilizzato. Gli obiettivi sono sempre due all'interno della nostra azienda. Di inserire una persona di riferimento che è il tutor, a cui lo studente può rivolgersi in qualsiasi momento per qualsiasi necessità e per acquisire competenze professionali superiori. Allo stesso tempo renderlo parte di un gruppo all'interno dell'azienda da cui può attingere le competenze dei singoli che senza dubbio per esperienze maggiori gli possono trasferire. Quindi l'avvicendarsi del tutor e dei colleghi all'interno dell'azienda fa sì che la persona esca con un'esperienza professionale molto più approfondita. A scuola cosa vi aspettate in particolare? Dalla scuola ci aspettiamo disponibilità a fare dei percorsi di scuola-lavoro che sono essenziali, disponibilità a seguire tematiche molto più vicine al mondo del lavoro che non al mondo teorico. Personalmente arrivo da una scuola che forse ai tempi era molto teorica e poco addetta al mondo del lavoro, e mi ricordo che quando sono stato inserito nel mondo del lavoro ero come un qualcuno che arrivava come un astronauta sulla Terra. Oggi vorremmo che le cose non fossero così. Nel caso specifico di Francesco e di Apro Formazione? Apro secondo noi sta facendo un ottimo lavoro sul territorio, sia sotto profilo didattico sia sotto profilo sociologico all'interno delle risorse che ha all'interno dell'azienda. Francesco, nel caso nostro, secondo me siamo stati non solo fortunati, molto di più. È un ragazzo splendido, con tanta voglia di lavorare, con tanta voglia di mettersi in gioco,
con tanta umiltà, tutte caratteristiche che sono importanti all'interno di un'azienda. Conciliare lavoro e scuola, orari di lavoro, rientro a scuola, stage, servizi, larga stagione, problematiche varie. No, questo senz'altro è una tematica su cui bisogna ragionare, bisogna avvicinarci, quindi il mondo delle aziende devono concepire le necessità della scuola, la scuola deve concepire le necessità dell'azienda, ma penso che parlandoci insieme tutti questi problemi sono risolvibili e facilmente superabili. Nel caso nostro, in modo particolare, nell'attività che faceva Francesco, essendo un'attività che partiva alle 6 del mattino e finiva alle 11 di sera, gli spazi c'erano per fare tutto. Bene. Qualche consiglio di miglioramento, proposta di migliorare questo tipo di iniziative? Penso che miglioramenti non ce ne siano da consigliare. L'unica cosa è di continuare a perseverare su questa cosa, far comprendere ai ragazzi che avere un posto di lavoro è molto importante e cominciare a coltivarlo durante la scuola forse ancora di più. Noi abbiamo l'abitudine che poi tutte le risorse che lavorano all'interno o fanno stage presso di noi sono improbabili di essere assunti nel prossimo futuro. Imparare lavorando si può? È fattibile? Assolutamente sì. Per poter riuscire a imparare lavorando è necessario però che ci sia una stretta interazione tra quella che è l'agenzia formativa e quella che è l'azienda che ospita i ragazzi e i corsisti. Ed è davvero molto importante che ci sia una forte collaborazione tra appunto la realtà imprenditoriale e chi invece si occupa di formazione. E quali sono i vantaggi per una scuola di avere un ragazzo in apprendistato per la qualifica professionale? Direi che il vantaggio per una scuola di avere più ragazzi anche in apprendistato è quello di costruire dei rapporti con le reti imprenditoriali. Una scuola per poter essere davvero formativa deve essere anche un punto di riferimento per il tessuto produttivo del territorio in cui è inserita. Solo così riesce a essere un vero motore di sviluppo per il territorio. Ed è sostenibile conciliare i tempi di scuola-lavoro, quindi di didattica e di alternanza, di pratica in azienda? È sicuramente una scommessa molto importante, ci sono delle criticità, è senza dubbio necessario che però ci sia una stretta interazione, una continua comunicazione tra l'agenzia formativa e la realtà imprenditoriale, in modo tale da riuscire anche a comprendere quali sono le caratteristiche dei singoli corsisti, dei singoli apprendisti e riuscire anche a ritagliare, riuscire anche a costruire degli spazi di approfondimento personalizzati per ogni singolo soggetto. E che caratteristiche deve avere un'azienda per essere formativa veramente? Allora, innanzitutto un'azienda per poter essere davvero formativa ha necessità di risorse che investano in questo ambito. Quindi è necessario che vi sia un tutor che sia formato per svolgere questa attività, deve essere motivato e deve cercare di investire tempo per seguire l'apprendista, il corsista, in modo tale che il ragazzo possa sentirsi comunque continuamente seguito e possa trovare nel suo tutor un punto di riferimento per poter crescere da un punto di vista professionale. E rispetto invece al tutor della scuola, con l'apprendista ci sono aspetti in più o diversi da considerare rispetto a uno stagista di un corso normale, quindi il tutor all'interno della scuola che caratteristiche invece deve avere, che skills, che abilità? Allora, sicuramente il periodo di apprendistato è molto più lungo e duraturo rispetto ad un semplice periodo di stage. Di conseguenza anche il tutor formativo all'interno della scuola deve assolutamente essere attento a quelle che sono le esigenze del corsista,
deve cercare di trovare del tempo da dedicare, da investire per comprendere quali possono essere le necessità dello studente. E le aziende conoscono questa opportunità dell'apprendistato per qualifiche e diploma professionale? Purtroppo oggigiorno questa modalità di interazione con la scuola, cioè di interazione tra scuola e imprese, non è ancora fortemente conosciuta dalla realtà imprenditoriale. E secondo me la scuola deve cercare di comunicare il più possibile questa possibilità, proprio per fare in modo che gli imprenditori possano conoscere questa grande potenzialità offerta dagli apprendisti. Quali sono invece i punti di forza e opportunità che grazie a questa esperienza si sviluppano? Quello che sicuramente è il punto di forza è che l'apprendista ha la possibilità di entrare immediatamente all'interno di quella che è una realtà concreta e di conseguenza ha la possibilità di sperimentarsi subito in quella che è l'attività pratica e anche nella possibilità di accrescere le sue soft skills, le sue abilità trasversali. Pensiamo ad esempio all'accoglienza del cliente in un'attività ristorativa, pensiamo ad esempio alla capacità di lavorare in team e di sviluppare anche una propria leadership. E pensiamo al fatto di vedere il suo lavoro non solo ed esclusivamente come qualcosa di finalizzato all'apprendimento, ma come un'attività reale e concreta che ha degli effetti tangibili. E questo sicuramente è una spinta motivazionale alla crescita professionale da parte dell'apprendista. Qual è la parte importante del percorso che viene fatta a scuola? Allora, sicuramente quello che viene fatto a scuola è di fondamentale importanza perché fornisce le basi per un'adeguata crescita professionale. Si vanno infatti ad apprendere sia quelle che sono le competenze di base senza le quali oggigiorno si fa molta fatica ad essere efficienti sul lavoro e si vanno ad apprendere anche da un punto di vista teorico quali sono le basi della professione che sicuramente creano il giusto substrato all'apprendista per poter diventare efficiente ed efficace.